Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel mio laboratorio. Io sono Riccardo e oggi farò la recensione e l'unboxing dell'abitatore dell'IKEA, modello Fixa 3,6 volt. L'ho comprato domenica scorsa appunto all'IKEA, è costato 9,95 o 9,99 €, non mi ricordo di preciso, ma mi sembra 9,99 €. È un semplice abitatore, non ha frizione, non ha nulla, ha dei bit in dotazione, il caricabatterie, però voglio provarlo, voglio confrontarlo al Parkside. Questo è da 4 volt contro i 3,6 e vedremo le caratteristiche di questo abitatore, cosa ci consente di fare e che forza ha. Aspettate, prima di iniziare questa volta un saluto importante. Voglio salutare Makeda. Chi è Makeda? Makeda è una bimba di circa 10 anni, non ricordo l'età, perdonami Gioia, che è appassionata di fai da te. Lei ha la passione del costruire, montare, smontare, sta costruendo una casa delle bambole bellissima, e lo zio, che segue pure i miei tutorial, i miei video, mi ha mandato un messaggio in cui mi ha fatto vedere che sua nipote riesce a costruire con perizia e attenzione diverse cose che noi adulti a volte magari non riusciamo. Lei è bravissima, quindi brava Makeda, complimenti. Saluto anche lo zio Giuseppe e basta. Complimenti, poi quando crescerai farai tu i tuoi video, io seguirò i tuoi, va bene? Ciao Makeda, ragazzi, perdonatemi, ma lo merita perché è davvero bravissima. Ciao, iniziamo subito la recensione. Quindi taglio l'imballo in plastica che avvolge il prodotto. Ok, questo è l'avvitatore dell'IKEA che ho già messo sotto carica da alcuni minuti, e all'interno della confezione sulla parte posteriore c'è anche il libretto di istruzioni. Questo avvitatore, quando è messo sotto carica, ci segnala lo stato di avanzamento della carica, con l'accensione del LED rosso che si spegnerà al raggiungimento del livello massimo di carica, mentre gli altri prodotti in mio possesso il LED cambia colore da rosso a verde. In questo caso invece semplicemente si spegne e ci indica che la carica ha raggiunto il livello massimo. L'avvitatore si presenta semplicissimo, ha un corpo in plastica nero, compatto, non ha scricchiolii di alcun tipo, ha un comodissimo laccetto sia per appenderlo che per poter lavorare indossandolo a mo' di bracciale, e nell'eventualità in cui dovesse cascarci rimarrebbe comunque sempre a portata di mano e non cadrebbe giù. Ha la parte posteriore antiscivolo, una sorta di elsa che ci facilita nella spinta, e l'attacco frontale dove va inserito il bit, che è da 1/4 di pollice esagonale. I bit in dotazione sono di fascia economica, quindi è una durata sicuramente limitata nel tempo. Non hanno neanche riportato né sul supporto che li regge assieme né sullo stesso bit la tipologia di bit di cui si tratta. In questo caso, per esempio, un DeWalt ha riportato sullo stesso bit che si tratta di un PH2. In questo caso invece tocca a noi riconoscerli e sapere con quale bit abbiamo a che fare e abbinarlo alla vite corrispondente. Sono comunque dei bit che mettono in dotazione per darci il pronto uso dello stesso utensile, poi dovremo rifornirci noi di quello che ci tocca acquistare in base alle nostre esigenze. Sono praticamente i più utilizzati e dovrebbero soddisfarci per almeno i primi utilizzi. Su altri avvitatori ho trovato il supporto che tiene i bit assieme con l'indicazione della tipologia di bit da utilizzare. Questo ci facilita di molto l'utilizzo, perché se non siamo molto esperti nel riconoscere i bit basta leggere la sigla e subito sappiamo quale utilizzare. Come dicevo poco fa, sugli utensili in mio possesso, quando la batteria raggiunge il livello di carica massima il LED diventa verde, mentre sull'IKEA si spegne. Comunque ci indica lo stesso il raggiungimento del livello massimo di carica e ci consente di utilizzarlo. IKEA però ha un vantaggio che non è da sottovalutare, perché l'avvitatore dell'IKEA con il cavo di alimentazione collegato ci permette di utilizzarlo, quindi è un vantaggio che non va sottovalutato, perché se avessimo la batteria scarica e dovesse servirci, con un avvitatore come il Parkside o come tanti altri della stessa tipologia, sotto carica non riescono a funzionare, bisogna staccare l'alimentazione. Quindi se noi ci trovassimo con un avvitatore con la batteria scarica, dovremmo attendere che la batteria raggiunga il livello di carica necessario per consentirci di utilizzarlo, mentre con questo di qua potremmo utilizzarlo sia sotto carica che con la batteria già carica di suo.
Adesso proverò ad avvitare su questa tavoletta di legno tutte queste viti. Ho fatto un preforo da 2 mm, semplicemente per evitare che si spacchi in due il legno, perché sono troppe viti in sequenza e la possibilità che si spacchi è molto elevata. Si potrà spaccare anche con il preforo, però è l'unico modo che ho per fare questo test. Ok, inizio con l'avvitatore IKEA, con la carica della batteria, quindi senza l'alimentazione elettrica. Vediamo come le avvita. Vi faccio vedere un'altra caratteristica. Questo avvitatore ha il tasto basculante, quindi premendolo verso giù si avvita e premendolo dalla parte alta si svita. Quindi abbiamo la possibilità di utilizzarlo semplicemente premendolo con queste due dita per invertire il senso di rotazione. Inizialmente crea un attimo di confusione, perché almeno io sono abituato a cercare il tasto per invertire il senso di rotazione, e con questo di qua per i primi secondi si ha un attimo di esitazione, poi ci si abitua e si lavora serenamente. Comunque inizio ad avvitare la prima. Questa col bit in dotazione originale dell'IKEA. Stiamo avvitando delle viti da 4 mm di spessore per 40 mm di lunghezza. Beh, ce la fa. Vediamo quello Parkside se va un po' meglio, però questo è da 4 volt mentre quello è da 3,6. Senza dubbio sta andando meglio. Questo è Parkside da 4 volt. E allora provo anche il Parkside. Questo è il Rapid Fire che ho già recensito. Questo è da 3,6 volt, quindi vediamo se riesce ad essere più potente dell'IKEA. No, fra i 3,6 volt quello dell'IKEA è superiore al Parkside, quindi il vantaggio di questo di qua è solamente perché ha questi decimi di volt in più. Perfetto, per le viti semplici riesce a avvitare facilmente. Adesso proviamo ad avvitare invece questa vita. Questa è da 5 mm di spessore per 50 mm di lunghezza. Ovviamente va in protezione, però la protezione degli avvitatori che dura pochissimi secondi. Va in protezione, basta aspettare un attimo e ricomincia tranquillamente. Però meglio non esagerare con lo sforzo. Proviamo se invece il piccolo Parkside riesce. E insomma, si è trovato la strada già spianata dall'IKEA, però è riuscito a concludere il lavoro. Queste sono le viti da 4 mm di diametro per 2 cm di lunghezza. Queste dovrebbe evitarle con molta facilità. Ed è quello per cui questo tipo di avvitatore, diciamo, nasce progettato per svolgere queste funzioni rapide. Nel caso in cui dobbiamo avvitare qualcosa, semplicemente ci sostituisce il cacciavite. Perfetto. Ok ragazzi, io ho concluso, spero che questa recensione vi sia piaciuta. C'è da precisare che la batteria di questo piccolo avvitatore è da 1,3 A, mentre quello degli altri avvitatori, sia di questo
che di questo di qua sono da 1,5 A. La differenza ulteriore fra questo di qua, che è semplicissimo, però lavora bene per lo scopo per cui è stato progettato, a vita, quindi deve fare quello, un abitatore. A differenza del Parkside, non ha i LED. Questo ha un doppio LED bellissimo, mentre questo qua ha un LED sulla base. Come vi ricordo, nella recensione precedente si vede che comunque con le dita un pochettino si ostruisce, basta gestirlo e impugnarlo bene. Questo invece non ha alcun LED, semplicemente arriva e avvita. Sul tastino è riportata la freccia che ci indica il senso di rotazione, antiorario ed orario. Il laccetto ve l'ho già detto. Non è bello perché comunque è una pistolina nera, però a noi interessa che funzioni e che ci permetta di avvitare e svitare. Questo di qua si può ottenere nei laboratori per chi lavora con i computer, per chi ha bisogno di montare e smontare rapidamente delle viti per lavoro, ha bisogno semplicemente di svitare ed avvitare senza regolare il livello di serraggio, e semplicemente ci sostituisce la rotazione del polso e ci accelera indubbiamente il lavoro. Per 10 euro, se vi trovate all'Ikea, vi trovate a passare, compratelo. Io questo di qua ve lo consiglio, bruttino ma utilissimo. Ciao da Riccardo, ci vediamo alla prossima recensione. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace a questo video se ritenete che il video sia stato utile, se vi è piaciuto, e attivate le notifiche cliccando sulla campanellina qua giù. Ciao, ci vediamo alla prossima.